Questo è il prodotto in questione, vediamo appunto il marchio, le caratteristiche con un power delivery a 100 watt che non è poco, devo dire. Single port charging vuol dire che riesce a garantire questo wattaggio solo se caricate con una sola porta, che è compatibile con Samsung, super fast charging 2.0 per l'appunto, approvato per viaggi aerei e safe charging perché ha diversi tipi di protezioni dai sovraccorrenti, qui tutte le varie certificazioni, il tipo di riciclaggio della scatola che è in carta e PET. Qui vediamo per l'appunto tutte le varie modalità. In questo caso abbiamo un 100 watt massimo, magari zoom un pochino così riuscite a vedere. Abbiamo, dicevo, un 100 watt massimo per quanto riguarda il single charge, e qui tutti i vari tipi di combinazione. Nel caso di un input USB vediamo che input e output comunque l'USB-C 1, vedete il tipo di amperaggi e wattaggi che sono appunto supportati, l'USB-C 2 vediamo le altre caratteristiche, eccetera eccetera. Cosa molto importante è anche la ricarica. La ricarica viene fatta in maniera molto rapida per essere un power bank così potente. Ora lo andremo a vedere, ma anche la ricarica viene garantita fino ai 62-63 watt più o meno effettivi. Andiamo a vedere il packaging, che devo dire è degno di nota, come potete vedere anche dall'esterno. Qui ovviamente c'era una pellicolina trasparente che adesso vi mostro perché l'ho già testato, che era questa qui, niente di più. Andiamo a vedere appunto il packaging, vedete come sia stato ben curato. Questo è il prodotto, vedete come sotto è tutto nero opaco, ha questo bordo con tutte le specifiche in grigio, che sono le stesse che abbiamo letto sulla scatola, la scritta 20.000 mAh nero lucido sull'opaco, e tutto il resto è tutto opaco. Qui abbiamo il tasto funzione con un display che indica appunto la percentuale residua e le varie connessioni. Qui vediamo l'USB, l'out 2 di cui parlavamo, out 3 e out 1. L'interessante dell'out 1 è appunto che riesce a caricare anche il dispositivo stesso, quindi il power bank. Per quanto riguarda gli altri lati, niente di particolare. Come dicevo, una cosa interessante è che il prodotto riesce a caricare il dispositivo, ma se io faccio, invece che un doppio clic per accendere, faccio un triplo clic, lui andrà in modalità ricarica, ma ricarica che fa un mantenimento sostanzialmente. Ora vediamo se riesco a farvi vedere la potenza che riesce a erogare questo dispositivo. Prendo un cavo che ha anche un alimentatore, anche un contatore, vediamo qui riportati di 100 watt. Ora prendo un cavo che ha anche un regolatore di tensione che ci fa vedere la potenza regolata, lo vado a collegare a un MacBook Pro da 15 pollici che quindi è abbastanza energivoro. Vediamo se riusciamo a farlo vedere in camera. Ok, vediamo se... Ok, andiamo a accendere il computer e vediamo la potenza richiesta. Vediamo come l'alimentatore riesca a alimentare il computer con tutta la potenza che riesce a richiedere. Questo è un computer abbastanza performante, quindi comunque richiede una certa potenza. Vediamo, intanto garantisce i 41 watt, vediamo se riesce a rigirarlo in una dimensione che sia più... e se riesco a fargli richiedere appunto una quantità maggiore di potenza, magari cercherò di fare dei task un pochino più impegnativi. Ora si sta accendendo e vedete come appunto sale tranquillamente anche a 65 watt, 40 watt, insomma 73 watt, vedete che comunque durante l'accensione 83 watt, quindi garantisce effettivamente i 100 watt che dichiara la scatola. Adesso sta richiedendo 75, 83, 82 watt. Vedete che chiaramente questo computer ha un alimentatore, mi sembra da 89 watt, quindi non richiederà più di questo, e a pieno carico ovviamente, possibilmente anche dopo un po' di lavoro. Comunque vedete che per essere un power bank, per l'appunto, riusciamo a caricare un computer che è anche un computer di una potenza elevata, perché comunque, ripeto, ha un alimentatore di 89 watt, senza particolari problemi. Vedete come riesca a garantire il wattaggio dichiarato dalla casa, addirittura adesso sta costantemente 80-78 watt, insomma, vedete che la potenza è abbastanza. Quindi un prodotto decisamente non troppo facile da trovare, un prodotto di questo tipo che appunto garantisce una ricarica con queste performance, ma soprattutto anche una ricarica del prodotto stesso, che dopo vedremo durante la ricarica, che si carica a 65 watt, quindi molto velocemente. Per quanto riguarda invece le dimensioni, le possiamo vedere, sono probabilmente anche riportate nella scatola. Comunque siamo effettive a 81 mm in larghezza, parliamo di una lunghezza che si attesta intorno ai 14 mm ed uno spessore che va intorno ai 26 mm. Per quanto riguarda la capienza siamo sui 20.000 mAh, come avete visto.
riguardo invece il peso, siamo a 421, vediamo se riesco a farvelo leggere, 421-422 grammi, quindi comunque un peso abbastanza consistente. Comunque, devo dire, considerate pure che ha un 100 watt di potenza, quindi è più che accettabile. Che dire, il prodotto mi piace anche la fornitura della scatola con un ottimo cavo USB-C, non so se riuscite a vederlo, comunque è un cavo di qualità, una buona sezione da parte del cavo, e tra le altre cose abbiamo, oltre al libricino di istruzioni, che potete vedere, dove potete avere le varie impostazioni, tra cui anche il mantenimento col triplo clic che vi dicevo, anche in italiano. Abbiamo anche una pochette per il trasporto del dispositivo, come vedete, quindi devo dire anche la fornitura molto buona. Qui potete vedere la carica di un dispositivo tramite un alimentatore che va fino a 70-80 watt, e vedete che il dispositivo viene caricato a 61 watt, questo è quanto dimostrato dal display, quindi rientrano i 65 watt dichiarati. Vedete come l'indicatore di carica ti indica la carica raggiunta per adesso, quindi anche la ricarica è molto rapida da parte del dispositivo quando collegato a un alimentatore in grado di sopportarla. Ok, qui abbiamo allora un power bank della UGREEN, marca comunque molto famosa in ambito di power bank e hub USB-C. La particolarità di questo power bank sono due, una che è da 20.000 mAh e la seconda, ma più importante, è che ha un'uscita a 100 watt. Veramente molto comoda se bisogna ricaricare comunque PC o soprattutto comunque faretti. E adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione, molto comunque sempre elegante. Qui abbiamo il power bank vero e proprio, molto bello, devo dire esteticamente mi piace veramente molto elegante, e nonostante comunque i 20.000 mAh è comunque abbastanza compatto. Oltre ciò, dentro la confezione troviamo un cavo USB-C, USB-C, anche questo ottima scelta perché comunque così possiamo andare a ricaricare il power bank alla massima potenza, e una pochette per il trasporto del power bank, quindi questa sempre molto gradita, e poi manuale di istruzioni. Il power bank si presenta così, ha un solo tasto laterale che è questo, premuto una volta abbiamo questo piccolo display che ci fa vedere lo stato della batteria. Anche questo è veramente molto comodo perché così a colpo d'occhio possiamo sempre andare a vedere la carica residua invece che quei pallini che non si sa mai qual è la carica residua. E poi qui abbiamo tre porte, due USB-C e una USB-A, e le caratteristiche fondamentali sono che comunque queste qui sono in uscita, infatti c'è scritto out 1 e out 2, mentre questa qua è in uscita e in entrata ed è quella da 100 watt, perché da qua si può ricaricare il power bank e può uscire anche la ricarica da 100 watt, quindi quella massima. Può uscire ovviamente anche da qua, ma da questi qua esce, mi sembra di aver letto, al massimo a 30 watt. La cosa molto positiva è che, visto che ha 100 watt, da qua se colleghiamo un solo dispositivo abbiamo a disposizione la 100 watt, quindi la massima potenza. Se colleghiamo con tutti e tre i dispositivi a queste uscite, comunque possiamo andare a ripartire 100 watt su tre dispositivi, che comunque è un'ottima uscita come potenza. In ogni caso questi due faranno 30 watt l'uno, quindi 60, e questo gli rimane 40, quindi comunque in totale riusciamo ad andare a ricaricare tre dispositivi praticamente alla massima potenza, quindi due smartphone o un tablet veramente alla massima potenza, e poi possiamo ricaricare un laptop senza perdere comunque potenza, e possiamo anche andare a lavorarci con il PC. Adesso per fare una prova attacco il mio Mac. Ok, allora qui ho il Mac, qui ho un cavo da 100 watt, quindi è compatibile ovviamente con questo power bank. Io lo attacco e la particolarità è che su questo schermino mi fa anche vedere quant'è la potenza che è erogata dal power bank. Quindi se io adesso lo vado ad attaccare, il power bank si va ad attivare, qui ho il Mac che è andato in ricarica correttamente, e vi faccio vedere che comunque il Mac prende 63 watt, 64 watt in power delivery. Ora mi sembra di ricordare che il MacBook Air in questione arriva effettivamente soltanto a 64 watt in entrata, quindi io comunque posso andare a ricaricare il mio Mac alla massima potenza, il che mi permette anche di lavorare con il Mac mentre lo sto ricaricando, e tutto questo è permesso da questo power bank. Ora io posso anche attaccare altri dispositivi al power bank, e ho ancora a disposizione comunque un 40 watt in uscita che mi permette tranquillamente di caricare altri due smartphone senza che ne risenta comunque la ricarica del Mac o degli smartphone. Quindi secondo me questa è un'ottima cosa, ma adesso voglio fare un'ultima prova ancora.
Ok, qui adesso io ho un faretto LED che come potenza in uscita ha il 100 watt. Ora, per sfruttare appieno la potenza di questo faretto, io dovrei andare ad attaccarlo alla presa di corrente con il suo alimentatore, che è veramente gigantesco, e questo comunque non mi permette di poterlo portare in giro molto agevolmente. Con questa qua, che è 100 watt, io posso andare a ricaricarlo, ad alimentarlo, scusate. Qui vedete che si è acceso, quindi lo sta alimentando, e se io vado ad accenderlo, qui, come vedete, lui sente perfettamente la potenza di 100 watt. Quindi vuol dire questo che lui riesce ad erogare perfettamente la potenza di 100 watt. Qua adesso ovviamente non c'è scritto perché sta erogando comunque il 4%, ma io posso tranquillamente ad arrivare al 100%, come potete vedere, al 100%. Posso sfruttare questo faretto in mobilità con questo semplice power bank e le possibilità sono veramente infinite, perché io ho la libertà di spostarmi senza dover attaccarmi alla corrente con un cavo che non si sa mai dov'è la presa di corrente. Quindi anche in questo caso il test, diciamo, è superato, e questo power bank è veramente molto potente. Soprattutto il fatto che è 20.000 mAh mi permette di ricaricare un sacco di dispositivi, anche il Mac, comunque anche i tablet o gli smartphone, un sacco di volte. Quindi con solo questo dispositivo qua nello zaino in viaggio mi permette veramente di fare tantissime cose. Quindi è super approvato, è elegante, è compatto, mi piace molto anche il design, ma soprattutto è veramente molto, molto potente. Quindi per me UGREEN ha fatto anche qui un ottimo lavoro. This is the UGREEN PD 100W power bank. Let's have a look. Let's examine it more closely. Here's your power button here. Here's your 3 ports. To charge the power bank, you're going to use the input 1 port. This is also your most powerful charge out port. Your second most powerful charge out port would be the second C port, and then USB Type A is your least powerful output. So you have input or output, output, output. The instructions say to fully charge it before the first use. For fast charging, you're going to connect to one of these ports and a quick press of the power button. You can see it came with 42% charge. Now, if you want to trickle charge something, you give a 3-second push to the power button. To turn it off, you give a double click of the power button. Now, if you have a 65-watt charger, you can charge this up in less than 2 hours. Let's look at the power distribution. For the C1 output, you've got 100 watts. For the C2 output, which was here, you've got a maximum of 30 watts, 12 volts at 2.5 amps. And for the USA output, you get a maximum of 22.5 watts, 10 volts at 2.25 amps. The idealized capacity is 5,000 milliamp cells with 4 cells each to make it 20,000 milliamps total. The real measured capacity, though, is actually 11,300 milliamps, which would be 5 volts at 6 amps. When comparing it to other power banks, you would use the idealized capacity of 20,000 milliamps. Most other companies don't give you the actual measured capacity. Now, the rated energy is 72 watt hours, which is well within the 100 watt hour maximum that's allowed to take on the airlines. For safety reasons, all power banks are sent with only a partial charge. Let's look at the power distribution. If you're using only one output, you can get 100 watts from it.
which it tells you right here. If you're using 2 or 3 outputs simultaneously, then you'll get 65 watts from this one and the remainder from these two. If you're charging 2 things at once, you'll get 65 here and 30 watts or 22.5 watts here. If you're charging 3 things at once, you'll get 65 watts here and 20 watts combined between these two. And of course, you do get this supplied USB-C to C cable and a little pouch. Once I've had a chance to use it, I'll supplement the review with any additional observations. Overall, I think it looks like a very nice power bank. Allora, Amazon review di UGREEN, un power bank da 20.000 mAh, 100 watt. Ottimo, devo dire. Alcune note negative che vedremo dopo, ma cose positive sono la custodia, che è veramente comoda nonostante prenda molta polvere, e il cavetto, che sono circa 50 cm di utilità, in quanto viene usato sia per la ricarica sia per l'uscita dal power bank, ed è sia compatibile con la porta out 2 sia che con la in out 1, quindi sia quei 30 più o meno watt dell'out 2 sia quei 100 watt. Si ha poi una porta out 3 utile per caricare altri tipi di device o addirittura alimentare quelle che possono essere delle lucine da campeggio o cose di questo tipo. E la cosa veramente interessante di questo power bank è che intanto i 20.000 mAh sono veri, testati, quindi nota super positiva. Ma l'altro lato positivo è che, oltre ad avere il piccolo display che ci dà la percentuale di ricarica del device, tenendo premuto per 3 secondi si attiva anche la trickle charge, che è una carica cosiddetta di mantenimento, che quindi consente di ricaricare anche piccoli apparecchi che solitamente non vengono caricati da power bank di questa capacità. Ad esempio delle AirPods, che richiedono un'uscita molto piccola e caricano molto lente, e che su dispositivi come questo, da 20.000 mAh, il power bank, avendo un'uscita così minima, non riesce a riconoscere, e nella maggior parte delle volte, su dispositivi che non hanno questa caratteristica, la ricarica si interromperà dopo un paio di minuti. Quindi nota super positiva. Lati negativi ce ne sono un paio, come ho detto già, questo case che è sì una specie di microfibra ma prende un po' troppa polvere, e la cosa veramente brutta è che, come potete vedere, si unge molto facilmente, anche a mani completamente lavate, tende a tenere un po' le impronte, ed è una cosa un po' bruttina, perché quando si va in giro non è mai bello avere un dispositivo lucido che viene reso abbastanza opaco da queste impronte che si riflettono sopra. Se le utilizzate per lavoro è sicuramente molto comodo, ha un form factor abbastanza compatto, ma cioè per essere 20.000 mAh, però è grandicello. È un power bank che rispetto a un telefono è grande quanto tale, è leggermente più corto forse in lunghezza, però è spesso come penso 3 iPhone, quindi portarselo dietro non è sempre semplice. Non è sicuramente un gadget da tasca, però per il lavoro, per andare a una convention, per le riunioni, è sicuramente un dispositivo approvatissimo. Questa è la mia recensione, fatemi sapere se vi è stata utile. Buona giornata a tutti. When I need a charger that would charge things such as a laptop, this UGREEN TD100 was the answer to my problem. And it has not only been that, but it's been a lifesaver for charging several different things that we use and own. Not only will it charge the MacBook that I have, but you can also charge my phone at the same time. Now it says on it for Samsung phones, that was before Apple adopted the USB-C connection for chargers. And this is a power bank that is flight approved, as the box says. It's a heavy item, so this is not something you just want to carry around while you're charging your phone, but it's very handy to have on hand. Not only does it tell you what percentage it is stored up, but it will provide power to potentially 3 different devices, with this being the main power outlet if you need to charge, say, your laptop with it. So not only has this been a lifesaver for these different devices, but it's been a very reliable product, and it's really opened my eyes to UGREEN as a whole, just as a
a major player in the devices market in terms of different chargers and cords and the different things that they make. So hope that is helpful, and you can check out the product and its listing here. I may not be your minister going forward, but I want you all to know that you are in good hands. My replacement, Pastor Ron Adams, stand up, Ron. You will be lucky to have him and his wife Mary. Please stand there. And my God, they will be